Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno. Sarà del Napoli per 35 milioni più 5 di bonus, a quanto si legge stamattina, accordo trovato con il Torino, Rafa Marin, visite mediche prima di partire per Di Maro, quindi sarà della spedizione azzurra da subito, dal primo giorno al servizio di Antonio Conte. Ne parliamo in questo video e c'è anche un personaggio che stona in questa situazione, che voleva inserirsi nella trattativa Buongiorno, ma non c'è stato verso. Parliamo anche di questo. Ringraziamo anche Manna per tutto ciò che sta facendo e gli auguriamo di fare ancora di più. E c'è una situazione per quanto riguarda la stampa, il Napoli verso la stampa, che è cambiato un tantino da quando abbiamo, diciamo, rivisto l'organigramma societario. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete, ve lo dico sempre. Se volete entrare a far parte della nostra community, iscrivetevi attivando la campanellina delle notifiche, così restate aggiornati sui contenuti. Allora, buongiorno, 35 milioni più 5 di bonus senza contropartite. Accordo trovato con il Torino. Si stanno levando gli ultimi dettagli, ovviamente, per il calciatore, come abbiamo detto. C'è una condizione che vorrebbe Buongiorno, una clausola da inserire dopo i 2 anni. Quindi, caro Buongiorno, già stai pensando che Napoli sia squadra di passaggio e non punto di arrivo, ma ti ricrederai, secondo me, molto ma molto presto, perché comunque entrerà a far parte di una squadra già forte, una squadra che doveva rifarsi il look a livello difensivo e lo sta facendo. Buongiorno e Marino sono i primi due acquisti. Poi se Manna riesce a portare Hermoso al Napoli al posto di Juan Jesus, è facile la conta. Buongiorno, Marin, Rachmani, Ostigard, Nathan ed Hermoso, i 6 centrali di difesa. Quindi speriamo di riuscire nell'intento, in primis, di far appendere le scarpe al chiodo a Juan Jesus, perché non è cosa, assolutamente. Io quest'anno non voglio rischiare assolutamente di perdere partite per qualche cappellata o qualche errore di valutazione, o sei stanco e non riesci ovviamente a tenere tutti i 90 minuti, eccetera, eccetera, eccetera. Auguro a Buongiorno di fare un campionato allo stesso modo di come giocò la partita contro di noi quell'8 marzo, dove facemmo 1-1 con quel gol di Sanabria. A proposito di dormite difensive, dormita di tutta la difesa, quel gol di Sanabria, sì, la rovesciata, non una rovesciata, però quella palla girovagava per l'area di rigore da 25 minuti, nessuno che con un po' di voglia, un po' di grinta si avventa sul pallone. Facemmo 1-1. In quella partita Osi non toccò il pallone perché appunto Buongiorno non glielo fece toccare, non perché Osi, diciamo, fece una partita indecente, è perché Buongiorno come marcatore è veramente un gran bel difensore, veramente, è veramente un gran bel difensore. Ovviamente ne abbiamo parlato già sul canale e l'abbiamo detto tante volte. 35 più 5 sono tanti soldi. Se guardiamo però l'offerta dell'Arsenal, a quanto si legge, di 47 più bonus per Calafiori, che a mio avviso, non voglio dire è la metà di Buongiorno, per amor di Dio, però non credo che arrivi ancora a Buongiorno per quanto riguarda le capacità difensive. Poi mi potete dire tutto, Calafiori scende, imposti, i piedi, sì, ma a noi serve il perno centrale della difesa e il Napoli si è tutelato nel miglior modo. Poi andremo a vedere quando saranno fatti i contratti cosa e come si raggiungeranno eventualmente questi 5 milioni di bonus, ma come abbiamo detto qualche giorno fa, se erano 35 prima dell'europeo, sono rimasti comunque 35 anche dopo l'europeo. Cairo, chiacchiere, 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 ma poi ovviamente con le spalle al muro e senza nemmeno un minuto nell'europeo per Buongiorno non poteva fare altrimenti. Rafa Marin sarà del Napoli in ritiro, accordo con il Real Madrid, recompera accettata anche da questo punto di vista, quindi sarà a disposizione di Conte, forse il primo a disposizione di Conte, perché Buongiorno arriverà poi più in là dopo le vacanze.
se riusciamo, e dico se riusciamo a portare anche Hermoso al Napoli, non possiamo proprio dire niente a livello difensivo. Poi servirebbe un mediano. La punta se la devi cambiare nel caso Osimhen va via, non va via. E sto bene piatto, come si dice nel gioco del 7,5. Detto questo, augurissimi a Manna per il proseguo del mercato che è frizzante, è infiammato ed entrerà ancora più nel vivo. Vedremo poi le eventuali cessioni, perché non è che compriamo, siamo 46 e dobbiamo presentare una rosa di 25, li teniamo tutti a Napoli. Però c'è una situazione che volevo analizzare e condividere con voi, perché forse è solo un mio pensiero o mi sono fatto il flash, ma quel che vedo rispetto agli anni passati per quanto riguarda il mercato e il trattamento della stampa nei confronti del Napoli. È vero, stamattina esce la chiacchiera, Giuntoli si inserisce per Buongiorno, che tanto può essere una cosa così campata in aria, tanto può essere una cosa vera, però sono trattati diversamente gli argomenti con altri termini e molto probabilmente è dovuta questa cosa all'organigramma societario del Napoli, che è cambiato, e quindi, visto che ci sono elementi di peso che non vogliono essere presi per i fondelli dalla stampa, Conte è stato molto chiaro anche nella conferenza quando uscì il caso Kvaratskhelia: non montate nessun caso, non c'è nessun caso, patti chiari, amicizia lunga. E ecco perché quando si diceva Oreali, Conte, Manna, cambiamo, non cambiamo, cambia un tantino l'aspetto del Napoli nei confronti della stampa, perché non ti puoi allargare, non ti puoi allargare più di tanto, così come hai fatto negli anni passati e da sempre, perché in tutte le sessioni di mercato quante volte il Napoli è sulle Normand 5 minuti dopo, il Barcellona sulle Normand, la Juve sulle Normand, il Milan sulle Normand, l'Inter sulle Normand, il Torino vuole le Normand, Sembronio vuole le Normand. Quante volte l'anno scorso e negli anni addietro? Quest'anno alla fine il Napoli ha cominciato a trattare Buongiorno, credo, fine maggio, forse anche qualche settimana prima. Può darsi che Conte l'abbia chiamato molto prima, per amor di Dio, però diciamo che da quando si è cominciato a parlare seriamente di Buongiorno non ci sono state interferenze mediatiche nelle operazioni che il Napoli stava portando avanti. Fatemi sapere se avete questa sensazione anche voi, perché è una cosa che a naso sto fiutando io, ma può darsi che l'euforia e la tranquillità che ho rispetto all'anno scorso mi stiano facendo perdere un tantino la testa. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se volete, sempre Forza Napoli, un buongiorno a tutti, ciao!